We Włoszech w zeszłym roku pojawił się nowy, nietypowy sposób protestu. Czytelnicy zaczęli zakupować cały wystawę księgarni do ostatniej książki. Ruch Svuota la vetrina, czyli opuszcznij witrynę, narodził się w Mediolanie i bardzo szybko rozprzestrzenił się na kolejne miasta. Dla jednych to jest przede wszystkim wsparcie dla niezależnych księgarni. Dla innych wyraźny sygnał sprzeciwu wobec polityki, która spycha kulturę na margines. Poznajcie razem ze mną Svuota la vetrina. La prima idea è attivata perché in una libreria del centro di Milano un signore misterioso ha svuotato la vetrina di una delle più vecchie e grandi librerie di Milano. Ha portato via 10.000 euro di libri, tanti. È rimasto anonimo e nessuno sa perché l'ha fatto. È stato un bellissimo gesto e ho pensato che si potesse replicare. Quindi ho scelto la libreria di Celia, che è una giovane libraia molto preparata, e ho pensato di svuotare la sua vetrina, sperando che il movimento si diffondesse e che le persone mi imitassero. L'ho fatto soprattutto perché credo nel potere della parola, credo nel potere della lettura e mi sembra l'unico modo per cui le persone possano scambiarsi delle opinioni il più possibile in maniera pacifica. È quello di leggere. Allora, Daniela è arrivata in libreria e mi ha raccontato di questo suo desiderio di svuotare la mia libreria, appunto perché aveva visto cosa era successo a Milano in questa grande libreria storica che era stata svuotata qualche giorno prima da questo signore anonimo, ed è stato interessante sentire le sue motivazioni, ossia quella lì di mettere al centro la lettura, la cultura e la letteratura, quindi diffondere quella che era l'importanza delle librerie indipendenti, delle librerie in generale e appunto del potere della parola nella nostra vita, ecco. Quindi per me è stato molto emozionante trovarmela in libreria. E sono venuto a conoscenza del movimento di Svuota la vetrina leggendo un articolo su uno dei quotidiani nazionali qui in Italia, dove raccontavano appunto della vetrina di una libreria che era stata completamente svuotata da un movimento di persone, appunto. Poi sono andato ad informarmi sui social media e ho visto che c'erano di giorno in giorno nuovi svuotamenti di librerie e ho detto devo partecipare in un qualche modo a questa iniziativa, e quindi ho deciso di contattare Daniela. Penso che sia una protesta, penso che sia un atto non tanto rivoluzionario, non tanto quanto vorrei probabilmente, però sicuramente è un'azione, un atto appunto. Non ho un altro modo per dire alle persone se non leggete sarete preda di chiunque voglia prendervi in giro, vi diranno qualsiasi cosa, dovete leggere e istruirvi. Le librerie sono un luogo dove trovare istruzione, cultura, libri, consigli, suggerimenti. Le librerie in Italia soffrono molto proprio perché c'è poca gente che legge, perché hanno la concorrenza delle major che vendono online, tipo insomma la vendita online come Amazon, eccetera. Se compri un libro da Amazon guadagna solo Jeff Bezos, non c'è un libraio, non c'è nessuno che ti possa consigliare, nessuno che ti ascolti in quanto lettore. Per cui sì, l'ho fatto per protestare fondamentalmente, per protestare e anche per avere un po' di speranza. Cioè, mentre le librerie dicono non entra nessuno, in Italia non legge nessuno, secondo me bisogna anche aiutarle a fare qualcosa. Cioè la lamentela non può essere disgiunta dall'azione. È anche una protesta, e più che una protesta è un atto politico,
perché non investendo nella letteratura, non investendo in sostegni concreti, anche economici, nei confronti delle librerie, si perdono delle storie, si perdono dei racconti importanti che possono aiutarci a migliorare non solo come società, ma anche innanzitutto come individui. Quindi è un atto politico, lo svuotare una vetrina, l'aiutare una libreria e il dare il proprio contributo a questa tipologia di causa. Il negozio, il piccolo negozio, il negozio in generale in Italia sta facendo tanta fatica, soprattutto le librerie fanno fatica in questo periodo storico soprattutto. È un problema economico, non ci sono abbastanza soldi, quindi le persone cercano di capire qual è il bene primario da poter acquistare. Di solito il libro dalla maggior parte delle persone non viene considerato comunque un bene primario e quindi anche dal punto di vista economico, diciamo, il libro non è la stessa, diciamo, altezza delle altre cose, quindi mandare avanti adesso un negozio che vende libri è veramente difficile. D'altra parte adesso in Italia il tema della lettura, diciamo l'abitudine a leggere, sta venendo sempre più meno, forse con l'introduzione dei social, videogiochi, adesso fin da bambini comunque si sta sempre molto di più sui cellulari, si vede troppa televisione, di conseguenza si sta perdendo proprio l'abitudine alla lettura. Io sono da sola, non è un vero movimento. Non so cosa succederà. Sono stata contenta che abbiano svuotato 38 librerie, però la gente farà come vuole, secondo me. Cioè, è tutto libero, non ci sono collegamenti. Lo chiamiamo movimento, ma in realtà è tutto molto spontaneo. Spero che cresca, che si trasformi, che non sia semplicemente svuotare una vetrina, ma che chi svuota una vetrina di una libreria poi si trovi e torni in quella libreria. Dovrebbe servire a questo, che l'atto temporaneo di svuotarla diventi come un'amicizia prolungata con i librai. Sì, per la prima settimana comunque la vetrina è rimasta vuota perché si era sviluppata, cioè c'era stata questa situazione. Il quartiere ha risposto molto bene, nel senso che tutte le persone sono venute incuriosite di quello che fosse successo, delle motivazioni soprattutto. Quindi è stato molto piacevole vedere persone che magari non entravano comunque in libreria, ma avevano letto la notizia da un giornale oppure erano passate, avevano visto la vetrina svuotata, interessarsi alla motivazione, che cosa era successo. Quindi è stato carino vedere comunque tutto il quartiere, tante persone venire a farsi due domande su questa scomparsa dei libri. Sì, io spero che questo movimento si diffonda sempre di più anche fuori dal nostro paese, perché c'è bisogno della letteratura, quella con la L maiuscola, c'è bisogno di libri, c'è bisogno di sostegno, di andare a sostenere le librerie indipendenti, aiutarla a diffondere storie che possono aiutarci, come dicevo prima, a crescere non solo come società ma come individui, e quindi spero che veramente questo movimento abbia la più grande diffuzione possibile in tutto il mondo, insomma. Wrażenie witryn w księgarniach to bardzo prosty gest, ale za nim kryje się coś więcej. Solidarność czytelników i czytelniczek, troska o małe księgarnie i próba zwrócenia uwagi na miejsca kultury w życiu społecznym. Czy takie formy protestu naprawdę mogą coś zmienić? A może tak naprawdę najważniejsze jest już samo to, że ludzie pokazali, iż książka wciąż może być narzędziem wspólnego działania.